Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno e buonasera, buon pomeriggio per chi ci segue dall'Italia, chi ci segue dall'estero, dagli Stati Uniti, diciamo, perché Smart Energy, Stati Uniti, Italia, Europa, noi la viviamo così, in questo dualismo extracontinentale. Buongiorno caro, sì, bello, mi è piaciuto. Il dualismo extracontinentale mi è piaciuto, sì, bellissimo. Dualismo extracontinentale, e siamo al 18 di febbraio, abbiamo svalicato la metà del mese e che dire, oggi, tanto ricordiamo a tutti gli ascoltatori che chi ci ascolta in diretta ovviamente ci sta ascoltando su Radio Centro Web, ma se no ci potete ritrovare su Substack o su Spotify legato a Substack, e su Onde Sonore Radio Centro Web comunque trovate Smart and Healthy. E mi raccomando, oltre che ascoltare la puntata, perché noi vi ringraziamo, ci date una mano se seguite, ma anche gratuitamente. Noi non vogliamo che per forza voi paghiate, poi certo se uno paga, se uno ci vuole offrire il caffè, è bene sempre. Noi lo accettiamo, però esatto. Seguiteci anche gratuitamente, noi ci fa molto piacere e ci dà una mano ovviamente per la crescita di tutto questo progetto. E di oggi di cosa parleremo? Di tanti argomenti, ovviamente di attualità, e se vuoi, poi c'è una domanda da farti, perché di attualità, e parliamo ovviamente, siamo ancora nella seconda settimana olimpica dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, quindi alla base parliamo anche di questo, parliamo come filone principale, poi ci sono tante spigolature, tante sfumature di cui parlare, da trattare, tipo alcune vicende olimpiche. Ora non andiamo nel dettaglio, sennò spoileriamo. Non anticipiamo nulla, ma diciamo che ci sarà da dire. Però c'entra lo skeleton, c'entra l'hockey su ghiaccio maschile, c'entra i Giochi Olimpici, se vuoi. C'entra come al solito anche il nostro ghostwriter preferito, perché anche qui non è riuscito a trattenersi. Ma lui non c'è un po' di roba. Sì. E quindi, bando alle ciance, iniziamo con questa nuova puntata, la numero X, non me lo ricordo, di Smart and Healthy della seconda stagione. Dovrebbe essere la 19ª, se non ho perso. La 19, sì, stavo pensando anche, però prima di un numero a caso coordiniamoci con Piero, poi vediamo. No, perché insomma va bene tutto. E quindi iniziamo. Da cosa vuoi iniziare, Piero? Perché noi siamo in questo mercoledì. Da cosa voglio iniziare? Allora, intanto potremmo cominciare, appunto, come dicevo adesso, dal nostro ghostwriter preferito, il quale ha pensato bene di definire uno degli atleti della squadra olimpica statunitense un perdente, per il semplice motivo che ha osato, a suo dire, avere delle opinioni contrarie rispetto a quello che sta succedendo internamente negli Stati Uniti. E già questo mai parlare male, mai sputare nel piatto dove si mangia, però se si danno da mangiare vermi, non è che puoi far molto diversamente, no? Sì, no, ho capito, appunto, ma credo tra le altre cose sia stata una prima assoluta anche in questo caso. Non credo ci sia mai stato un presidente che si sia permesso di dare apertamente del perdente ad un atleta, considerato che poi anche il presidente non si può definire atleta, mettiamola così, vogliamo essere gentili. Comunque devo dire che per ora però insomma gli Stati Uniti ci stanno dietro nel medagliere,
E infatti è quello che mi sta stupendo di queste Olimpiadi. Ora, non so se è perché ce le abbiamo in casa in Italia o meno, ma c'è da dire che effettivamente gli atleti italiani stanno andando. Al netto, noi stiamo parlando al netto del medagliere fino a ieri, fino a martedì, perché oggi non abbiamo acceso nulla, non No, per il abbiamo momento non abbiamo guardato assolutamente niente, però diciamo niente che fino a ieri, quindi più o meno. È che è chiaro, ancora deve finire il torneo di hockey, sia femminile che maschile, dove Stati Uniti sono comunque tra i favoriti. Io parteggio per il Canada, anch'io, ma eh, quello è un altro paio di mani, non so come mai, assolutamente, ma o il Canada o la Svezia, perché tanto poi più o meno le nazioni scandinave sono sempre tra le favorite, oltre agli Stati Uniti, perché scandinave perché lo sport, uno degli sport nazionali è l'hockey sul ghiaccio e quindi eh, sono favoriti per quello, insomma, alla fine, benché diciamo poi che hanno una tradizione un po' più forte rispetto a quella che potremmo avere noi, anche se alla fine no, le italiane perlomeno si sono distinte bene perché si sono impegnate, poi è chiaro, hanno trovato la corazzata statunitense, hanno perso 6-0, però alla fine hanno raggiunto un risultato mai raggiunto prima, è quello dei quarti di finale, insomma, in un torneo olimpico, quindi alla fine noi come nazione ospitante abbiamo ben figurato, non era quello di scontato, non era scontato arrivare ai quarti, poi ora vediamo anche l'Italia maschile. Al maschile a me è piaciuta molto una cosa che è successa domenica sera, che è la scazzottata che poi è stata sedata poi tutti e due non mi ricordo il nome, tra il francese e il è il canadese. canadese, sì, 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 perché quello che mi il dicevi prima, sì. francese insomma ha fatto farlo in maniera un po' brutale al canadese, il canadese si è rialzato e gli ha tirato, e si sono tirati, hanno iniziato la rissa. Sì, diciamo che magari è anche un po' origini passate, quant'altro, chi lo sa. Poi, No, più che altro è che io leggevo i commenti sui vari social sotto il video ah, e dice: Ma strano, insomma, in un torneo olimpico non si fa, però strano perché, per esempio, in HL alla fine le risse finiscono 2 contro 2, cioè alla fine qualcuno si aggiunge, si sì, aggiunge diventano un attimino più violente forse, quello è vero, un po' più partecipate, però forse si sono un trattenuti torneo anche perché erano alle Olimpiadi, e ci sta, e ci sta, e ci ci sta. può stare. E quindi, insomma, tutto. Vogliamo parlare dello sci alpino italiano che questo giro sta veramente. Io posso parlarti di tutto, la prima medaglia d'oro, la prima medaglia in assoluto, poi d'oro per il Brasile, cioè con Ah, questo atleta, ne avevamo parlato anche a Tribuna Staff, questo atleta norvegese che poi a causa degli sponsor gli ha detto: sapete cosa, fate come vi pare, mezzo brasiliano con la mamma brasiliana, lui ha preso la nazionalità brasiliana. brasiliana, è andato a gareggiare per il Brasile e ha vinto tra le tante, e quindi è così. Gli sponsor alla fine, federazione e sponsor non vanno molto d'accordo a volte Eh, e succede purtroppo anche questo, che gli atleti poi fanno quello che gli effettivamente è atleti giusto fare. prendono scelte purtroppo anche contro il proprio interesse, perché anche Ma se sai, poi contro il proprio interesse da questo punto di vista non saprei, perché effettivamente ora è una prima assoluta, sì, e probabilmente avrà più facilità ad avere contratti in quella maniera che non se avesse gareggiato sì, ma è come cioè, allora, lui ha avuto questa fortuna di poter cambiare nazionalità, se no si sarebbe dovuto adeguare, e quindi lui ha avuto questa fortuna, ma è lo stesso discorso per quell'atleta delle Filippine, quello sciatore delle Filippine che ha deciso, essendo stato adottato, però cresciuto alla Betone, ha adottato la nazionalità delle Filippine, primo atleta filippino a gareggiare alle Olimpiadi invernali. Ecco, una cosa che si vedrà è che purtroppo
e Ciuffettone dovrà un po' adeguarsi perché il mondo sta andando in quella direzione, no? Ciuffettone che sarebbe ciuffettone, la vedo due. No, volente nolente si dovrà adeguare. Sempre più nazioni prenderanno parte, sia quelle estive che quelle invernali, a sempre più parte ai Giochi Olimpici, perché c'è stata la prima assoluta, parlando di geopolitica proprio, c'è stata la prima assoluta delle Filippine, il Brasile idem con patate, la fantomatica nazionale giamaicana di bob, la nazionale che ormai è da un po', da qualche anno, da qualche edizione delle Olimpiadi di Trinidad e Tobago, che anche loro sono nei Caraibi, cioè quindi lo sciatore di Haiti, il venezuelano, cioè ce n'è tanti ecco, ora ti vedo più luminoso, hai acceso la luce. A luce fu. E luce fu, sì. E quindi insomma si dovrà adeguare, tutti questi personaggi si dovranno adeguare a questo cambiamento, questo movimento, perché comunque persone nate in altri paesi ma di altra origine di famiglia, decide poi di prendere nazionalità della parte d'origine invece quella dove uno è nato, cresciuto, e quindi anche per un semplice motivo. Poi questa cosa, andando in là con gli anni, forse noi non la vedremo perché sarà talmente in là con gli anni che magari noi no, forse saremo già passate miglior vita, dice. No, saremo vecchi ma ci saremo, per dire, cioè, ora facendo l'esempio del filippino, no? Uh-huh. Il filippino è il primo in assoluto delle Filippine che gareggia in uno sport invernale. C'è. Bene, ora le Filippine non sono famose per avere clima invernale, benissimo, neanche la Giamaica e neanche il Trinidad e Tobago, però questo potrebbe creare un movimento per il quale alle prossime edizioni, intanto riconfermarsi tra 4 anni sulle Alpi francesi, intanto riconfermare la presenza di uno, ma magari invece di uno sono già 2. Sì, potrebbe essere anche qualcosa di... edizione dopo edizione, certamente io non parlo di risultati, perché di qui a dire che un atleta delle Filippine vada a vincere una medaglia dal nulla... ascolta, guarda, potrebbero esserci delle sorprese. Attenzione. No, per carità. No, io ti dico in termini molto ipotetici, però per dire, cioè, da avere da zero atleti a avere 5-10 atleti che gareggiano, e poi chiaro da cosa nasce cosa, e anche il Comitato Olimpico Filippino magari vedendo più atleti che vogliono partecipare, magari fa anche investimenti in tal senso. Io ti ho detto le Filippine, come potrebbero altri paesi, però questa globalizzazione è sempre più dirompente che mai, più visibile. Assolutamente. Allora, diciamo anche questo, nelle Olimpiadi estive forse è già più comune, sì, perché poi sostanzialmente nelle Olimpiadi estive ci sono atleti veramente di tutte le nazioni mondiali. Certo, assolutamente. Quelle invernali sì, potresti aver ragione, nel senso di dire comincia uno, poi man mano aumentano sempre di più, e sarebbe anche un bene alla fine, perché almeno non rimarrebbero sport diciamo solo per pochi, ecco. Sì, anche pochi. Perché poi non sarebbero sport solo di elite, no, anche perché c'è anche da dire un'altra cosa, che sul discorso della globalizzazione io parlo anche del discorso di migrazioni, nel senso molti più ragazzi e ragazze, molte più persone si spostano da un paese all'altro, creano il proprio nucleo familiare in un altro paese. Quindi cosa succede? Le generazioni che vengono dopo, che sono venute dopo, che vengono dopo, crescono in quel paese, magari ha come tradizione sportiva il curling,
Per dire, se ti guardi nazionale di curling non ce n'è una dell'emisfero australe, però Almeno per ora magari, no, è vero, questo hai no, ragione. però magari non ti dico dalle prossime, ma tra 8 anni, tra 12 anni, dici, qualcuno che è qualcuno di origine keniota, del Kenya, che è nato in Norvegia, si mette a giocare a calcio, dico la Norvegia come Sì, 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 potrebbe essere qualsiasi cosa. Sì, sì. gli altri paesi del nord, si mette a giocare a curling, oppure in Canada, perché magari cosa succede? No, il Canada piglia la nazionalità del Canada, però diciamo un ragazzo che ha doppia cittadinanza si mette a giocare a curling, uno, anzi ce ne vuole 4 in realtà, però si entra nel tecnicismo del curling, però riescono a trovare 4 persone, Esatto, un po' mettiamola così. riescono a trovare 4 persone di una nazione che è del sud del mondo, dell'emisfero australe, sud del mondo, che decidono invece di competere per quella nazione dove sono o nati o cresciuti, perché la concorrenza magari è talmente ampia e quindi dice io sono uno nella media, non arriverei mai a gareggiare alle Olimpiadi, però nella propria nazione d'origine, non avendo la tradizione, non avendo neanche la possibilità, Potrebbe anche. posso giocarmela e allora, capito? Io cito sempre a proposito di curling, La mossa del pinguino, che è un film di 10 anni fa, sì, diretto da Claudio Amendola, da Claudio Amendola. È italiano, è un film italiano, bellino, godibile, te lo consiglio a chi ci ascolta. Andrò a vederlo. Che tratta il curling, no? Tratta del curling. Loro, questo gruppetto, senza fare spoiler, a parte dopo 10 anni, non mi potete chiamare, non potete considerare spoiler, però loro dal nulla decidono, perché vogliono andare alle Olimpiadi in qualche modo, creano questo team di curling. Molto, molto improvvisato, ti dico la verità, e vogliono partecipare ai campionati italiani. Loro inconsapevolmente, ma questo è quello che avviene come ragionamento di questi che hanno doppia cittadinanza e scelgono di gareggiare per la nazione d'origine perché magari non c'è concorrenza. Per partecipare ai campionati italiani devi aver vinto il campionato regionale. Loro vanno a sentire, guardate, nel Lazio, che non è famoso facendo un discorso più in piccolo, nel Lazio non ci sono società, siete solo voi, quindi siete campioni regionali in automatico, letteralmente. In automatico, e vanno a fare i campionati italiani perché hanno vinto, tra virgolette, il campionato regionale, capite? E così succede con questi ragazzi. Alla fine sì. Con questi ragazzi che dicono io ho la cittadinanza, ho doppia nazionalità, nazionalità 1 e nazionalità 2. Mi cimento in uno sport che è tradizione di dove sono cresciuto, che è la nazionalità 1. Dico 1 e 2 per sì, per non andare. Però vedo che nella nazionale 2, nella nazione 2 di origine dei miei genitori, non ti dico di fare come il cambio nazionalità come certi giocatori nel calcio, però magari i nonni o i genitori stessi sono originari di un'altra nazione, dove lo sport che pratico dove sto ora non è così tanto tradizionale perché diciamo fattori climatici, geografici non hanno mai portato a avere degli atleti in un determinato sport. Non avendo concorrenza, io me la gioco di qua. Vabbè, quello di sicuro. Di più nemmeno. E viene fatto questo ragionamento qui. Cioè, non solo questo, per carità, c'è anche un ragionamento più anche filosofico, più romantico, perché comunque è la nazionalità dei genitori, assolutamente. Sì, diciamo, alla fine è l'idea di base che poi anche i cosiddetti sponsor dovrebbero, tra virgolette, mantenere in conto, perché appunto, come nel caso che si diceva prima,
te sponsor non mi vuoi pagare quello, o mi devo adattare troppo, e allora io vado a però Esatto. sei te sponsor che perdi la pubblicità a quel punto. No, certo, a quel punto sì, in quel caso del brasiliano assolutamente. È sempre un Assolutamente. 50-50 alla fine. Non è Sì, che- no, certo, assolutamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. E Parlando di quindi, curling, possiamo parlare anche del fatto che sembra che i canadesi siano stati beccati a barare nel... ah sì, perché del dito Sì, esatto. che hanno preso l'infamata. Hanno preso l'infamata, ma tra le altre cose sentivo anche delle registrazioni fatte più vicine alla zona di gara, e sono state infamate anche abbastanza pesanti, non proprio Ah, vabbè, non sono andati per il... gentilissime, non sono andate per il sottile, no, per nulla. Vabbè, ci sta perché, insomma, ci sta perché ragazzi, no, ci sta benissimo. Sì, sì, bisogna capire un attimino, intanto effettivamente se diciamo, l'imbroglio è avvenuto veramente o meno, perché al momento non sembrerebbe essere ancora del tutto chiaro, però anche il fatto Allora, del... va capito se, perché se hai visto dal video, lui lancia la... È vero che non è... Io non ho capito se... Perché questa regola non la conosco, non me la sono studiata, dico la verità. Allora, dopo la linea verde, che è quella di lancio, non si può più toccare la Sì, stonna. esatto. Però il doppio tocco vale anche, cioè, il doppio tocco vale anche prima. Cioè, te c'hai la stonna in mano, come se avessi un ferro da stiro, perché alla fine Sì, lo tengano sì. lo lasciano, però anche una volta lasciata è lasciata, non puoi neanche toccarlo. Il doppio tocco non c'è, cioè non deve Per essere. quello che conosco del curling, sì, io ho sempre visto fare così, cioè, una volta che lanci la stonna, quella è, poi da lì Tu dove va, insomma, va, poi vai con lo di swipe, però vabbè. no? Nel senso, la stonna poi non dovresti più poterla toccare a quel punto. Ora, se qualcuno ne sa più di noi di curling, fatecelo sapere nei commenti, perché perlomeno impariamo anche noi qualcosa di nuovo, effettivamente. Oh, insomma. Diciamo che non vogliamo fare la stessa figura del direttore di Rai Sport, mettiamola così. No, vabbè. No, a proposito, non so se sei riuscito a vedere la nostra diretta di un'ora e abbiamo fatto un'ora e 20 con la presentazione, con la cerimonia di apertura in commento, un'ora e 20 addirittura, senza pause. Accennavi qualcosa nello scorso episodio, poi non sono ancora riuscito a vederlo. Se Andrò a vedere. vuoi ti mando il link giusto perché giustamente, diciamo giustamente YouTube ce l'ha bloccata, diciamo così. Diciamo così. Però Sulla liceità del blocco in questo caso avrei dei dubbi, però vabbè, va bene. mettiamola così. YouTube vuole stare nel politicamente corretto. Però insomma ci hanno fatto i complimenti nonostante noi abbiamo fatto una chiacchierata davanti alla cerimonia d'apertura. Perché ve li meritavate alla fine, giustamente. Però dice vabbè, abbiamo tirato fuori più argomenti di Petrecca. Vabbè, Quello non è che appunto stavo dicendo, quello non è che ci volesse molto. anche se, i tre testoni Verdi, Puccini e Rossini a me sembravano Vessicchio, D'Alema e Forattini, però vabbè. Hai dato giustamente la tua È una interpretazione. defiance, anche perché noi l'abbiamo ascoltata senza audio, cioè quello che noi vedevamo, quello che accadeva e lo raccontavamo, punto. Cioè, e se il commentatore sotto che avrebbe dovuto avere la scaletta, avere la scaletta o seguirla perlomeno, noi non abbiamo, cioè noi avevamo solo la visuale senza audio, ci siamo messi un attimo a ascoltare la Pausini che straziava l'inno, abbiamo levato subito l'audio e abbiamo continuato a commentare. Vabbè, avete fatto stile Jalapas, dai, alla fine. Sì.
meno Hashara però. Poteva essere divertente anche. Con il commento di un amico che la guardava con noi, con il nostro audio di sottofondo, e ci commentava WhatsApp, e noi rispondavamo Giustamente, giustamente. Caro Piero, noi continuiamo e andiamo poi a parlare di un altro argomento molto più sensibile che riguarda il Comitato Olimpico e lo Skeleton, ma lo facciamo dopo la pausa. Restate con noi. Perfetto, a tra poco. Ciao. Bene, eccoci rientrati nella seconda parte di Smart and Healthy di questo 18 febbraio, mercoledì 18 febbraio. Niente, parlavamo, come chi ha seguito, se non l'avete seguita, recuperatela immediatamente. No, La prima parte, sì. Appena potete, immediatamente, vabbè, immediatamente che ci ascolta in diretta, no. Però diciamo che è un po' complicato, mettiamola così. Appena avete le possibilità, recuperatela assolutamente. E quindi parlavamo un po' di Giochi Olimpici, geopolitica e tutte le, insomma, la posizione del medagliere che insomma ci è piaciuta, ci piace, non ci dispiace perché abbiamo battuto il record di Lillehammer, quindi alla grande, cioè meglio di così, questa Olimpiade diciamo meglio di così poteva essere su altri termini, ma sì. Sul livello organizzativo e livello economico. Sì, anche decisionale, direi, per certi versi. Decisionale ed ecosostenibile, ma su questo tratteremo su altre puntate, altri lidi. Diciamo, parlando di dicevi, volevi parlare di Comitato Olimpico. Sì, di geopolitica, Comitato Olimpico, secondo me, diciamo, questa, a parte il fatto che Petrecca l'ha confusa con la figlia di Mattarella, ma la Coventry, ex stella del nuoto, ex atleta nel nuoto, dal Sudafrica, prima donna a essere presidente del Comitato Olimpico, quindi diciamo che c'è stato un cambiamento, c'è stato rispetto a prima, però certe decisioni ancora siamo nel vecchio. Siamo molto nel vecchio, direi. Sì. Nel vecchio no, del vecchio. No, nel vecchio. Nel passato, siamo ancora nel passato, a mio parere, perché diciamo che l'ultima decisione è quella legata al casco dell'atleta ucraino che è stato squalificato. Però anche lì hanno avuto paura della geopolitica, perché l'atleta ucraino, se non lo sapete ve lo raccontiamo ora, ha gareggiato, ha fatto la sua manche, una mi sembra, perché poi poi è stato squalificato subito aveva sul casco le foto in bianco e nero degli atleti ucraini morti nel conflitto tra Russia e Ucraina. Allora, diciamo che io la squalifica l'avrei ammessa, ok? L'avrei ammessa se sul casco ci fossero stati degli atleti, dei personaggi politici che ricordano la patria ucraina, e allora, per non voler mescolare, però lì è un cane che si morde la coda, e ora lo capirete bene perché si morde la coda molto è un cane che si morde la coda perché cioè, io avrei capito fossero stati dei politici o parte dell'esercito, puoi ricordare delle persone che comunque stanno purtroppo contribuendo al conflitto, anche se poi è la Russia ad aver attaccato, per carità, non voglio entrare in questo dettaglio, ed è stato squalificato. Secondo me potevano agire in altra maniera, più prima di squalificarlo in pianta stabile, anche se hanno provato a dirgli guarda, cambia il casco, se no ti squalifichiamo. Lui ha detto di no, però vabbè, allora è stata una scelta sbagliata. Da qui
poi voglio le tue conclusioni. Mhm. Da qui poi viene fuori che vabbè, la Russia non partecipa, ancora non partecipa ai Giochi Olimpici, non tanto per il conflitto, anche se è una delle motivazioni, ma la motivazione più, diciamo, più forte è quella del doping di Stato. Ok, benissimo. Però, facendo un passo ancora indietro, se tu vai a rileggerti anche la carta olimpica, c'è la famosa tregua olimpica, dove durante le Olimpiadi era per quelle estive, ma tanto è stata trasposta anche per quelle invernali. Vabbè, Durante le Olimpiadi giustamente dicevo, non vedo perché ok, doveva sì. essere solo per quelle estive. A un certo punto sempre Olimpiadi sono. Sì. Allora, c'è un conflitto, no, c'è un conflitto, ce n'è più di uno nel mondo, che quello più eclatante è quello tra Israele e non è neanche tra Israele e Palestina, è Tra Israele contro il Medio Oriente, perché poi contro il Medio fondamentalmente Oriente. Allora, tu non hai, il Comitato Olimpico vietato a Israele di partecipare, anzi alla cerimonia di apertura Israele è stata ampiamente fischiata. Non ti dico, non voglio dire giustamente, però era no, lecito, ma diciamolo giustamente. era lecito aspettarselo. No, ma guarda, io voglio essere imparziale, voglio essere super partes in questo caso. Perché ti dico così, che voglio essere super partes? Perché se tu vuoi la tregua olimpica, allora dovresti vietare la partecipazione a tutte quelle nazioni che sono coinvolte o hanno scatenato o hanno risposto, sono coinvolte in un conflitto bellico. Allora mi escluderesti Giustamente. Israele, mi escludi anche l'Iran stessa, mi escludi gli Stati Uniti, mi escludi qualche paese dell'Africa, perché ora qui sulle Olimpiadi invernali è facile escludere qualche paese dell'Africa. E non lo riammetti ai Giochi Olimpici finché non finisce il conflitto. Punto. Cioè, è molto semplice la faccenda. Fai la guerra? Bene, noi come Comitato Olimpico non abbiamo il potere di fartela finire, ma neanche gli strumenti forse. Però la cosa che posso fare è, visto che l'Olimpiade è la massima espressione dello sport, tu finché sei in quel conflitto, sei coinvolto in quel conflitto, poi certo, se tu sei attaccato e non rispondi, per esempio la Palestina avrebbe, secondo questa regola, avrebbe potuto, no, neanche, perché in passato hanno risposto, quindi niente. Però diciamo in questi ultimi 2 anni, Questi ultimi 2 o 3 anni si avrebbe potuto anche partecipare, perché è l'unica che non ha risposto. Però allora così diciamo è un'ipocrisia travestita da opportunismo. sì, allora stamattina mi stai provocando un pochino, ma mi va bene. Abbiamo ancora un quarto d'ora. Abbiamo un quarto d'ora, giustamente. Allora, partiamo da un concetto di base che penso ormai sia di fronte a tutti. Sia il Comitato Olimpico Internazionale sia la FIFA dire che abbiano, scusate l'espressione, le palle per fare quello che sarebbe giusto fare è dire un'eresia, e ne abbiamo avuta ampia dimostrazione. Ciò detto, mi attacco un attimino a quello che dicevi giustamente te, quindi se mi escludi la Russia, a questo punto dovresti escludere Israele, che in questi ultimi anni ha commesso un genocidio davanti a tutti, ma figuriamoci se. Giustamente dovresti escludere gli Stati Uniti, che forniscono le armi a Israele, attenzione, oltre ad andare a giro ad attaccare paesi sovrani senza la benché minima ragione effettiva. Dovresti escludere in questo caso purtroppo anche l'Ucraina, ma in quanto vittima, non sicuramente carnefice. No, vabbè, però ha risposto al fuoco, quindi... Vabbè, giustamente risponderei anch'io, nel senso, non è che io non ti dico che non sia giusto, però a questo punto sei coinvolto, non partecipi. Non partecipi, Non partecipa giustamente. nessuno,
E Ah, scusami se ti interrompo, ci rimette il giusto per il peccatore, però alla fine sì, però purtroppo standardizzi tutto. esatto, e la regola dovrebbe essere uguale per tutti. Ci rimetterebbe in questo caso anche la Palestina, nonostante appunto sia in questo caso dalla parte degli aggrediti, ci rimetterebbero alcune nazioni africane, ma effettivamente, cioè, tra tutti questi che abbiamo citato fino ad ora, le nazioni africane sono quelle che purtroppo sono sempre in uno stato di pseudo belligeranza Sì. più o meno diciamo più o meno normalizzata dal mondo occidentale e molto poco molto poco diciamo molto poco parlata da parte dei vari organi di informazione che fanno tutto fuorché informazione. Detto questo, sono d'accordo con quello che il Comitato Olimpico ha fatto? Assolutamente no, per nulla proprio. Perché intanto non, come giustamente dicete, non hanno le foto mostrate, erano foto di atleti e non di personaggi politici. Capito? Quindi già lì si parte male. Secondariamente, se poi vuoi completamente mantenere fuori la politica dalle Olimpiadi, sappiamo Alla benissimo fine che cosa davvero, sarebbe dovuto essere stato fatto e non è stato fatto minimamente. Quindi, eh, capito? Sì, 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 cioè la tieni fuori, la tieni fuori per davvero. Non, la tieni fuori per davvero. non Tra dai, due non anni dai, togli l'evento agli Stati Uniti, che non sono sicuramente un paese sicuro in questo momento. Togli i mondiali del 2026 agli Stati Uniti e escludo. che poi le lasci in Canada e in Messico. Mi lascio il Canada e il Messico, perché no? A quel punto sì. Canada e Messico sono due paesi che si sono dimostrati molto più sicuri degli Stati Uniti, che hanno tutte le infrastrutture atte ad ospitare un evento del genere, e gli Stati Uniti se la sono giocata male, scuro. Poi ovviamente questo non No, più avverrà che... mai, perché poi con tutti i soldi che ci girano dietro non avverrà Capito. mai, però poi figuriamoci se qualcuno c'ha i coglioni per andare a dire contro gli Stati Uniti, No, vabbè, certo. cosa che invece dovrebbe essere ampiamente fatta, ma quello Eh, cominciare dalla von der Leyen per andare in là, tranquillamente. sì, no, no, vabbè. Nel senso, diciamo le cose come stanno. Quello che andrebbe effettivamente fatto poi non viene fatto e vengono fatte delle cavolate come questa qua della squalifica dell'atleta ucraino per far vedere che più che altro solo per una questione di immagine, sostanzialmente quello, non è nient'altro. Sì, esatto. Far vedere per quello che non è solo ed esclusivamente È, quello. è uno specchietto per le allodole. Sì, può essere uno specchietto per la Armi, loro, arma di distrazione di massa. quello di sicuro. Su questo non ci sono dubbi. Capito? Né più né meno. Su questo non ci sono, ma vogliamo parlare anche allora a questo punto della Francia che sostanzialmente ha accusato la Francesca Albanese di essere antisemita? Ne vogliamo... Cioè, Ma la Francia o Macron? la Francia, ufficialmente la Francia, non solo lui, diciamo la Francia tramite, se non mi ricordo male, il loro ministro degli esteri. Quindi sostanzialmente posizione del paese rappresentato da Macron è escluso. Boh, no, cioè, sì. Non so, cioè non è che non so che dirti, secondo me sì, Macron ha accettato di buon grado questo, a parte bisognerebbe vedere questo ministro degli esteri se è del suo partito, se non è del suo partito, della sua corrente politica, diciamo così, meglio. Ma anche se E non fosse della sua, cioè se è della sua corrente politica, peggio ancora, se non è della sua corrente politica, comunque prima di dare dell'antisemità ad una persona del calibro
cioè dell'albanese ci penserei su due volte, solo ed esclusivamente perché ha denunciato dei fatti reali. È la verità, Sì, sì, alla fine è quello. Insomma. non è che i fatti sono quelli. Poi che Sì. uno voglia chiudere gli occhi e dire ah no, non sta succedendo niente, fate pure, No, ma nel senso, cioè, no, fa. non è una novità, ormai sono 4 anni, 5 anni, quanto cavolo è, e, Sì, sì, assolutamente. nel senso, si sta negando la realtà dei fatti, va bene, ok. No, raccontiamoci anche che Cristo è morto nel sonno e siamo a posto. Sì, sì, certo. Nel senso, Non lo posso dire. ah, Perché non lo posso dire? si può dire benissimo, poi i fatti sono altri, ma sai. Comunque al Super Bowl il Bad Bunny lì si è dimenticato del Suriname e del Belize. Ha detto tutto il Sud America erano questi due. Vabbè, No, però questo sì. almeno diciamo che ha avuto il coraggio di fare qualcosa che non tutti avrebbero fatto e che non No, tutti no, hanno fatto infatti. sicuro. Nonostante le varie dichiarazioni da parte di, di Billy Joe Armstrong di dire ah no, ma siamo stati fermati perché ci sono delle regole ben precise che vanno rispettate. Sì, Ascolta, ma questa cosa dei due voti che potrebbero, perché sia lui che Vance potrebbero essere buttati fuori prima delle votazioni? se Parliamone perché io, cioè, parliamone perché se approvano l'impeachment, sì, in teoria potrebbe essere buttato. anche prima delle Sì, elezioni di metà sì, mandato. anche prima delle elezioni di metà mandato. E questo impeachment quando viene votato? Si Non si spera sa. presto, non si sa ancora, ma si spera presto, sinceramente. Mm. E Perché a quel punto come funzionerebbe? Cioè, se il presidente e il vicepresidente vengono estromessi, come funziona? allora, allora, dovrebbe essere un caso un po' differente rispetto alla morte, nel senso, con la morte di entrambi, quello che andrebbe su è il capo del Parlamento, diciamo così. Eh, però in questo caso non sarebbe per morte, ma sarebbe per impeachment, quindi teoricamente si potrebbe anche riandare a delle elezioni. Ah, così, eh? Sì, perché a quel punto diciamo, quello che è la normale linea di successione verrebbe alterata, fondamentalmente non sarebbe più quella che ha la fiducia degli elettori, ma diventa un caso eccezionale. Eh no, certo. A Il quel Trump punto Gate. potrebbe essere anche qualcosa del genere, sì. Diciamo che il fatto di essere un pedofilo è abbastanza serio come cosa. I file di Epstein. I cosiddetti Epstein Epstein. file sono stati un bel. Ma li hanno pubblicati poi o no? Perché non ci ho capito niente. Sì, sì, Come molti. li stanno pubblicando tutti, sono Ah, su internet. Se vai sulle ah, agenzie di stampa tipo Reuters piuttosto che ci sono non solo documenti, ma anche filmati video, ovviamente relativamente censurate, fotografie relativamente censurate di quello ah. che succedeva. Quindi, Allora, sì, ah, purtroppo sono, cioè, no, sono, sono diventati pubblici. no, sono sul justice.gov, Sì. però non mi fa vedere niente. Vabbè, comunque, No, no, per esserci ci sono.
Ah no, vediamo su, ecco, questa mi piace di più, che è Al Jazeera English, Al Sì. Jazeera.com. Ah no, il 30 gennaio sono stati rilasciati. Sì, sì, sì. For MD3, Office of Public Affairs. Vabbè, chi c'è qui su questi file? Ma a parte Trump, Clinton, i vari Bill Gates, compagnia Sì, bella, c'è sì, sì. anche il principe Andrea, ci sono un po' di personaggi noti e non noti al pubblico, c'è Woody Allen stesso, Ah, diversi miliardari, non miliardari, sauditi e compagnia bella. No, c'è un bel po' di gente. Cioè, ottimo, sono ottimo, ottimo no. nel senso, cioè, anche personaggi pubblici non indifferenti, ecco. Reali di altri paesi, tipo quello della Svezia, mi pare, se non mi ricordo male, o qualcosa del genere. Insomma, Ah, pure. sì, sì, no, ma proprio è roba seria. No, ok. Nel senso è roba che sì, Sì, sì. cioè sta rischiando di Ma diciamo non c'è Putin, vedi? sì, aspetta, vediamo. Ma guarda, allora, a parte tutta Aspetta. la controversia dell'Ucraina, Putin è più furbo di quello che pensi. Cioè, mentre quell'altro è scemo, Sì, perché ecco quell'altro perché non si può definire in un'altra maniera, l'altro è è scemo. scemo, cioè, non c'è versi. Putin, per carità, guerrafondaio, opportunista, per carità, tutto quello che volete, ma è furbo, è intelligente. Quindi una cosa del genere, Sì, secondo me non diciamo c'è che tanto. anche quando ammazza la gente la ammazza in maniera un po' meno clamorosa, ecco, mettiamola così. Non ha bisogno di di cose plateali, mi Sì, viene la no, parola. infatti, esatto. Ma, ma eh, È un furbacchione, sì, effettivamente è un certo, furbacchione. ma certo, scusa, cioè tu hai, per vincere non hai bisogno di essere, sì, acclamato, ok, ma Sì, sai, mentre lo scemo del villaggio ha bisogno di essere applaudito dalla qualunque, lui non ha bisogno, ha non ha bisogno bisogno. di sentirsi importante, mettiamola così. E nulla. Bene, via, siamo arrivati alla fine, caro Piero. Hai visto? Anche oggi siamo E arrivati anche alla fine anche oggi dell'episodio. abbiamo portato Abbiamo a portato termine a la casa. E niente, io che ti devo dire? Ti ringrazio per... Ah no, non capivo, mi dice disattiva audio. No, no, va bene. Eh, quindi, caro Piero, noi ci rivediamo mercoledì prossimo. Ne vedremo Sì. delle belle, saranno finite le Olimpiadi invernali, Siamo sicuri che avremo altri eventi di cui parlare, pertanto ma qui ne succede di tutto e di più. sì, E noi vi decisamente. rimandiamo a settimana nuova che sarà mercoledì 25, Eh, mercoledì 25 assolutamente. Quindi, cari amici, rimanete con noi, rimanete collegati sia al Substack sia al sito internet www.radiocentoweb.it, a tutto, collegati a tutto. E niente, ai social, Facebook, Instagram. ah, voglio dire, eh, volete perdervi queste due belle facce? No, dai, perché no? Dovete proprio perdervi? No, assolutamente. Quindi, detto questo, caro Piero, io ti ringrazio. Ci vediamo mercoledì prossimo. Ci vediamo alla prossima, grazie a te. Alla prossima. Ciao, bene. Ciao.